Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa puntata farò la recensione di Taffy Tales, gioco sviluppato da Uber Pie, che ha colto la mia attenzione per lo stile adottato per i personaggi. Durante la storia, noi seguiremo le vicende di un giovane studente, che dopo una normale giornata scolastica sul punto di tornare a casa, viene investito da un'auto, e al suo risveglio la sua mente avrà sviluppato una seconda personalità. Questa è certamente più maliziosa, e che spesso entrerà in conflitto con l'altra, per fargli svolgere azioni che il nostro protagonista solitamente non farebbe. Parlando del gameplay, il gioco è una visual novel punta e clicca, e per molti di voi che hanno già giocato Summertime Saga troveranno sicuramente diverse analogie tra i due titoli. Durante la storia, il nostro protagonista si relazionerà con molti personaggi, e spesso questi, per continuare la loro storia, necessiteranno l'acquisizione di diversi oggetti, che potranno essere trovati in giro o acquistati in negozio. Il gioco mette a disposizione una mappa, che ci permetterà di spostarci in tutta la città, ma soltanto una volta che avremo sbloccato i vari luoghi che saranno disponibili con il proseguimento della storia. Tra gli altri menu troveremo lo zaino del giocatore, che conterrà i numerosi oggetti di cui ho già parlato in precedenza. Inoltre sarà presente il menu delle missioni, che ci guiderà passo passo in ogni singolo avvenimento nel gioco, ed infine il menu delle statistiche del personaggio, che aumenteranno con lo svolgimento di qualche minigame o semplicemente proseguendo con la trama. Un'ultima caratteristica del gioco è la raccolta di denaro. Questa si sbloccherà proseguendo nella trama e consisterà nello svolgere un minigame all'interno del bagno della scuola, e l'ammontare di denaro si baserà sul nostro punteggio. Adesso, parlando della storia, ho trovato questa molto carina. Il conflitto che si viene a creare nella mente del personaggio mi è sembrata un'idea azzeccata, e che permette di creare moltissime dinamiche divertenti. Inoltre il gioco ha molte sottotrame. Con ogni personaggio avremo degli obiettivi da portare a termine, e spesso questo porterà a mischiare storie tra personaggi diversi, rendendo tutto il mondo ben amalgamato. Per quanto riguarda i personaggi, questi sono tutti ben caratterizzati, anche se a un certo punto della storia, più o meno tutti, saranno soggetti alla corruzione psicologica che il nostro personaggio applicherà su di loro, rendendoli quasi tutti dei burattini nelle nostre mani. I don't even hit him that hard. Look, I'll show you. Oh my. Riguardo l'aspetto grafico, qui parlerò più che altro dello stile dei personaggi, che io personalmente ho molto apprezzato e ritengo sicuramente uno dei più particolari in circolazione. Tutti i personaggi sono molto peculiari, e anche se tanti, questi sono molto diversi l'uno dall'altro. Perfino i personaggi maschili hanno uno stile particolare. Alcuni di questi hanno tratti femminili, e in certi casi potrebbero persino sviare il giocatore. Parlando invece delle animazioni, queste al momento sono molto poche, e quelle poche presenti sono costituite da frame che si ripetono. Adesso è giunto il momento dei pregi e dei difetti che ho riscontrato durante il gioco, e tra i pregi inizio con il gameplay, questo che mi ha visto scorrere molto bene, senza momenti morti e senza annoiare. La storia, che mi ha molto divertito e che ho trovato interessante. I personaggi, questi tanti e ben fatti. Lo stile grafico, che ho molto apprezzato per l'originalità. E per ultimo, musica e suoni, che sono ben realizzati. Tra i difetti inseriti non parlerò di qualche bug che sicuramente verrà sistemato in futuro, ma inizio con nessun rollback, quindi non è possibile tornare al dialogo precedente con la rotella del mouse. Quest vaghe. Questo non succede spesso, ma alle volte i suggerimenti sono poco chiari e bisogna andare un po' a casaccio se non si sono seguiti con molta attenzione i dialoghi. Ed infine i troppi dialoghi, questi spesso esagerati, che personalmente mi hanno portato a saltarne qualcuno. Per tutte queste ragioni, il voto che mi sento di dare è 8. Ho molto apprezzato Taffy Tale, che sicuramente non sarà perfetto, ma se come me avete amato Summertime Saga, probabilmente anche voi apprezzerete questo titolo. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews, lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e il walkthrough del gioco. E se avete qualche domanda da farmi, o volete consigliarmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!